Wow! Questo è esattamente ciò che ho detto alla fine del match tra Mina Shirakawa e Toni Storm, andato in onda a Forbidden Door. Sì, perché ciò che abbiamo visto mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta. Stiamo parlando di un match fantastico, uno dei migliori che io abbia mai visto quest'anno, che a mio avviso si candida seriamente per essere preso in considerazione come papabile match dell'anno. Eh sì, perché la prestazione di entrambe le atlete è stata sublime, con Mina Shirakawa che ancora una volta ha dimostrato anche ai più scettici che la co-leader di EXV è diventata in poco tempo non soltanto una delle migliori lottatrici della Stardom, ma del mondo intero. Secondo me non è un'eresia dire che Mina Shirakawa sia tra le 10 migliori lottatrici al mondo, ed è stupefacente a pensarci bene, sì, perché fino a qualche anno fa Mina Shirakawa era estranea al pro wrestling. Sappiamo come la Shirakawa abbia iniziato tardi la carriera nel wrestling professionistico e sappiamo avere una carriera di soltanto 4 anni in Stardom, ma in questi 4 anni Mina Shirakawa si è impegnata il doppio, se non il triplo, delle sue colleghe, andando a colmare in brevissimo tempo tutte le sue lacune, diventando ad oggi una delle lottatrici più apprezzate dai fans di tutto il mondo. Questo ovviamente grazie al suo talento cristallino e al suo carisma, che le ha permesso di entrare nel cuore di milioni di fans. Non possiamo ovviamente non dare credito anche a Toni Storm, che ha saputo regalarci una bellissima prestazione. Le due atlete si sono trovate perfettamente sul ring, dimostrando una grandissima alchimia. Sembrava che lavorassero insieme da anni, ed invece questa è stata la loro prima battaglia, il loro primo one on one. Il tutto poi è stato gestito in modo ottimale, sì, perché si era creato un qualcosa di importante grazie alla storyline che ci aveva accompagnato durante le settimane precedenti a Forbidden Door. Una storyline partita non nei migliori dei modi, a dire il vero, che però è stata gestita meglio con l'andare delle settimane, fino a creare un hype pazzesco che ci ha accompagnato fino all'inizio del match. Alla vigilia di Forbidden Door il risultato della battaglia era imprevedibile, poteva davvero succedere di tutto, con vari tradimenti di Mariah May e con molti possibili scenari che avrebbero portato sia Toni che Mina a vincere la partita. Alla fine è stata comunque Toni Storm a riconfermarsi campionessa, battendo la sfidante dopo un match davvero bello da parte di entrambe. Un match che mi rende orgoglioso di tutti gli sforzi e i progressi fatti da Mina Shirakawa in questi anni. La sua crescita è stata esponenziale. Dicevamo dunque come alla fine la vittoria sia andata a Toni Storm, che dunque rimane campionessa. Una vittoria giustissima, aggiungo io. Sì, perché far vincere Toni Storm è stata la scelta più giusta, ed io sono veramente felice di come sono andate le cose. Bene così, direi. Al termine del match le due gladiatrici si sono strette la mano in segno di rispetto, con Mariah May che riesce quindi nell'obiettivo di portare pace tra loro e di tenerle entrambe amiche. Il tradimento di Mariah May nei confronti di una piuttosto che dell'altra non è quindi avvenuto. Ciò che ci aspettavamo non si è verificato, e alla fine tutte e tre le atlete trovano rispetto reciproco, portando a termine una rivalità molto intensa che si è portata avanti per diversi mesi. Dunque il tutto si è concluso come meglio non poteva concludersi, con Mina Shirakawa che dopo questa grande prestazione può finalmente tornare in pianta stabile in Stardom e iniziare a pensare di puntare il mirino verso qualche prestigioso alloro, come ad esempio l'IWGP Women's Championship. Chissà,
Vedremo. Mentre per Toni Storm e Mariah May ora inizierà un nuovo capitolo della loro amicizia, con sullo sfondo l'Owen Hart Tournament che Mariah punta a vincere, con Toni Storm intenta a preparare la sua prossima difesa titolata proprio contro la vincitrice di tale torneo. Match che vedrà la luce a All In, prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. Voi signore che dite? Vi è piaciuta la battaglia tra Mina Shirakawa e Toni Storm? Beh, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Prima di salutarvi volevo menzionare brevemente anche il match tra Tam Nakano e Willow Nightingale che si sono scontrate contro Momo Watanabe e Chris Statlander. Match buono direi, sì ok, nulla di epico, quello è vero, ma che ha fatto comunque da vetrina alle due lottatrici della Stardom, facendole conoscere anche a chi magari non le aveva mai viste. Vittoria che ha sorriso al team composto da Tam Nakano e Willow Nightingale che terminata la kermesse hanno consolidato la loro nuova amicizia. Bene così. Ahimè, siamo arrivati purtroppo anche oggi al termine dei saluti, ma prima di ciò vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato alla divisione femminile. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare vari articoli dedicati alle vostre atlete preferite, mentre su Instagram troverete varie news, rumors e quant'altro possa interessare il wrestling femminile mondiale. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore a tutti voi. See you next time. Bye bye.